Nel tempio di Hathor a Tendera in Egitto viene forse raffigurato l'imbarco in un aereo, ma sarebbe pazzesco. L'imbarco è un rituale per garantire l'ordine e la sicurezza dei passeggeri quando salgono a bordo di un aereo. L'imbarco non è stato inventato, si è evoluto da sé durante gli ultimi decenni. Ma ora troviamo nel tempio di Tendera degli affreschi che assomigliano molto all'imbarco in un aereo, ossia il boarding. Questa immagine mostra una piccola parte dei dipinti murali del tempio. Si vedono 14 persone ferme in piedi su una scala in direzione di una testa di uccello. Tutte le 14 persone hanno una valigia davanti a sé, a destra della testa dell'uccello un uomo fa cenno di farsi avanti. Resta incerto se questi cenni valgono per la testa dell'uccello o per le 14 persone. In questa sezione ingrandita si intravede che la valigia in questione è quasi identica a un trolley moderno, ovvero una valigia a 2 rotelle che devi tirarti dietro. Eccovi un'immagine in 2 parti. In alto c'è una parte degli affreschi di Tendera ed in basso c'è il vero imbarco odierno. Ora ipotizziamo nell'immagine in alto che le 14 persone con la valigia siano i passeggeri. La testa dell'uccello sia la parte anteriore dell'aereo e l'uomo all'estrema destra, che fa cenno di andare avanti, sia un uomo dell'equipaggio di terra. Nella foto in basso c'è pure la scala. La donna bionda con la valigia sta in piedi esattamente come le 14 persone dell'immagine soprastante. Ma passiamo alla testa dell'uccello stessa. In questa immagine in 2 parti vediamo la testa dell'uccello in alto ed in basso un aereo di linea nel suo hangar. Queste 2 immagini hanno certamente qualcosa in comune, ma resta da vedere se sia la realtà. Non abbiamo ancora il pilota. Dov'è il pilota? Eccovi un'altra immagine degli affreschi di Tendera. Osservate bene la pupilla dell'uccello. In questa immagine, nella pupilla dell'uccello, è chiaramente visibile una figura seduta. Ci sono pure 14 passeggeri, ma seduti. Infine, una domanda puramente ipotetica. L'imbarco si svilupperebbe forse diversamente su un altro pianeta, con una tecnologia simile alla nostra ed esseri viventi a 2 gambe? Non credo. Grazie per avermi ascoltato.